Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli. Allora, oggi si ripropone una cosa che ogni tanto ci chiedono. È ricorsiva, è ricorrente. Ma anche agli amici. Cioè, in sostanza è: ma come fate dal nulla a tirar fuori un qualcosa che abbia un senso musicale? Questo mistero. E com'è la vostra giornata? Non so, cosa fate? Timbrate il cartellino? Oppure guardiamo l'infinito per ore in attesa dell'ispirazione. Oggi ve lo diciamo. Sì, perché sembra incredibile, ma la routine del compositore ha degli aspetti che per certi versi sono paragonabili a un lavoro di ufficio, no? D'altro lato poi però invece ha delle peculiarità che sono decisamente uniche, perché anche amici, parenti, sta cosa qui dell'avere la scintilla creativa, di fare qualcosa che prima non c'era, gli affascina. E oggi io vorrei fare un processo di debunking. Vorrei dire che sì, certamente c'è anche l'idea che a volte viene guardando in alto, altre volte semplicemente però è pratica, è abitudine, è tecnica. È tremendo lavoro. Ma è un lavoro che ha questo duplice binario, come due rette parallele che vorrebbero incontrarsi, ma che sono il piano razionale e quello irrazionale. Questi due componenti fanno sì che giostrare un equilibrio tra questi due fattori sia forse la parte più consistente del nostro lavoro. E a questo proposito, forse sapete quello che diceva Morricone quando gli avevano chiesto durante un'intervista: ma come le viene l'ispirazione? Quanto conta avere l'ispirazione? E lui rispondeva: zero. Nel lavoro di compositore l'ispirazione, se esiste, è l'1%, il resto è traspirazione, cioè duro lavoro. Insomma, allora, nel suo workflow è vero le tue cose, in realtà l'ispirazione era un pochettino di più dell'1%, dai, diciamolo. Però il lavoro è qualcosa di quantitativo. Quanti minuti, ad esempio, riesci a fare una giornata? Ecco, per esempio, piccola parentesi, tu quanti minuti riesci a fare una giornata di una colonna sonora? Se sono bravo, 2,5. Ok, io il mio massimo sono arrivato a 4 minuti, però parliamo di giornate. Però parlo di orchestrate. Certo, sì, cioè anch'io tutto... di abbastanza definitivo. Ovviamente devono ricorrere alcune condizioni, magari c'è qualcosa che puoi poter riutilizzare magari più avanti, rivisto, insomma. E già vi assicuro che 2-3 minuti sono tanti. Ok, però dicevi prima? Al di là della quantità di tempo necessaria per fabbricare, perché noi fabbrichiamo, certo. Ok? La creatività invece ha quella componente irrazionale, l'istinto creativo, l'ispirazione, che non è quantificabile. Quando arriva è perché tu ti sei predisposto nella maniera tale per farla arrivare. Allora, specifichiamo un piccolo preambolo. Noi stiamo parlando di una colonna sonora, ma tante cose sono applicabili anche alla composizione in generale. Molte volte succede che stai lì a scervellarti, nei giorni non succede niente. Ovviamente sei un professionista, per cui qualcosa tirerai fuori, il foglio non sarà mai bianco, però magari tu lo guardi e dici: ok, sì, sta in piedi, funziona, non verrò ricordato nella storia per questo brano, insomma. E poi magari ti arriva l'idea che veramente ti svolta, perché quando hai l'idea che veramente si adatta in maniera quasi sartoriale, esatto, all'immagine, allora dici: caspita, ecco, è lei. Esatto. E allora la puoi anche usare e utilizzare, ma non nel senso cattivo di ricicciare così, di ripetere, proprio nella musica da film in particolare ci deve essere una coerenza, quindi molte volte l'aspetto tematico o sonoro ha una sua ricorrenza. Ma non dimentichiamo una cosa: ci sono diverse modalità creative. Danny Elfman si chiude nel bagno, ti ricordi dell'aereo perché ha avuto una fantastica idea. Okay. Certe idee. La maggior parte delle mie idee creative arrivano dagli errori. Cioè, io ho la percezione di un'idea che vorrei materializzare, devo addentrarmi nella foresta per scoprirla. E qual è il metodo mio, che non è per forza quello di tutti, anzi magari c'è chi ha altre metodologie? È quella di andare a percorrere sentieri nella foresta i cui errori o
accidentalità, casualità, mi aprono improvvisamente delle strade che non avevo previsto. Ma sai che il mio processo non è tanto diverso, perché anch'io generalmente parto sulla quantità, no? Butto giù tante idee nella perfetta consapevolezza che comunque ne utilizzerò forse uno o due o magari nessuna. Ecco, però quella cosa, come dire, mi apre e magari prendo un pezzo di quello e dico però questo qua non era male. Oppure molte volte capita, quando hai il tempo e non hai l'orologio che corre, di arrivare a un certo punto, a me è successo più di una volta, di buttare via tutto. Certo. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Mattino. Vai, sveglia. 6:20. Oh, perché così presto? No, in realtà anch'io, perché più o meno mia moglie si sveglia alle 6:30 e quindi fatalmente sveglia anche me. Ahimè, io vorrei svegliarmi, ma non ci riesco, dormo poco, è una maledizione. Vabbè, 6:30. Il compositore si pensa che sia un essere dedito, come dire, alle cose più alte, alle cose più raffinate, alla poesia, ma ahimè il compositore deve fare colazione, fondamentalmente, la doccia, lavarsi, eccetera, e poi pagare le bollette. Aprire il sito, certo. Aprire l'app, pagare il versamento, l'F24, il PostePay. Quindi qual è il punto? Al di là dello scherzo, è che trovare il tempo della creatività non è affatto facile, ovvero la giornata tipo di un compositore non è diversa dalla giornata tipo di qualsiasi altro essere umano, che si deve barcamenare tra 1000 impegni che tolgono tempo e anche concentrazione su quello che dovrebbe essessere fatto. Quindi la difficoltà nella giornata è quello, 1, di trovare il tempo utile e necessario, 2, proteggerlo dalle incursioni esterne, dalle intromissioni esterne, 3, trovare la giusta concentrazione. E questo non è per niente facile. E ne parleremo anche con Alice Chirico a breve, come fabbricare l'auto. E quindi finalmente la giornata può partire. Ci mettiamo dove? Di fronte a un computer? Di fronte a un pezzo di carta? Di fronte a che cosa? Beh, normalmente ci sediamo di fronte al pianoforte, perché o col suono del pianoforte o col suono di qualche altro strumento. A una tastiera, insomma. A una tastiera, e quello è la prima cosa che ci dà l'idea. Dopodiché a volte l'idea viene e a volte l'idea non viene, a volte l'idea viene in momenti più impensati. Io ti stavo dicendo prima di iniziare a registrare di un pezzo che ho appena scritto, che mi sembra molto riuscito e insomma che è stato molto gradito dal committente. Quel pezzo mi è venuto a Birmingham dopo 8 ore di attesa nello studio televisivo, in stati 8 ore veramente lì a rompersi anche un po', insomma, ad aspettare, eccetera. Dopo 8 ore ho cominciato a canticchiare sta cosa e ho detto ma aspetta, ecco, questa è l'idea per quell'altra cosa che non c'entrava niente, naturalmente, con la Joy Procure a Birmingham. Cioè, ecco, succede anche questa cosa qui, no? Succede assolutamente nei posti più impensati. A volte a me è capitato di avere delle cosiddette allucinazioni, cioè, ovvero sono, che ne so, di là, sto pulendo la poltrona o sto facendo tutt'altro, sto prendendo un qualcosa. A un certo punto mi è capitato a volte di dire aspetta, ma sta suonando qualcosa di là. No, non stava suonando qualcosa di là, ero io impazzito totalmente che mi stavo immaginando un suono, una melodia. A volte, un paio di volte è successo così e ho detto però aspetta, no, allora non era l'eccezione, no, questa cosa potrebbe essere esattamente quello che stavo cercando per quel lavoro, perché il cervello non va in pausa, è sempre in moto. Diversi carichi di lavoro, ma funziona sempre. E quindi di notte, di giorno, ci sono degli spazi mentali che sono sempre attivi e lavora, anche se tu non te ne accorgi. Ecco perché magari tu eri in pausa lì 8 ore, ma il cervello stava lavorando. Beh, sai che ho letto da qualche parte che tu, quando hai un'idea, il famoso eureka, esatto, in realtà il tuo cervello l'ha avuta molto prima. In quel momento te ne sei reso conto a livello cosciente. A me capita anche un'altra cosa che mi manda veramente ai matti. Mi capita di suonare, lapsus, mi capita di sognare un bellissimo tema, una bellissima melodia, e questa cosa si dipana sempre solo in 2 soluzioni. Soluzione A: mi sveglio e non me la ricordo più.
porca miseria, Mi è successo la settimana scorsa. Oppure, seconda cosa, ancora peggiore forse della prima, perché aspetta, vado al pianoforte, la metto giù e dico, vabbè, non è che fosse sto capolavoro. Quindi prima mi ha illuso di avere un'idea geniale che nella mia testa suona, poi vado al pianoforte. Vabbè, dai. Tutto qua, vabbè. Cosa è successo l'altra settimana? Ho sognato proprio una musica, ma una roba bellissima, ma fighissima, c'è una roba pazzesca. Mi sono mezzo svegliato e ho detto no, ce l'ho, adesso continuo a dormire, ce l'ho. Poi sono svegliato veramente la mattina e ho detto no, ma avevo questa roba, avrebbe cambiato le sorti della musica e invece a sto giro è andata male. C'è qualche comportamento che tu attui per stimolare? Sì, assolutamente, ed è quello che ci hanno detto tutti gli ospiti che sono venuti. Ti ricordi Pivio, ti ricordi Vince? Cammini. Camminare aiuta, cioè soprattutto quando non riesci a ingranare. È inutile che stai lì sul pianoforte pensando che sbattendoci sulla testa uscirà qualcosa. Stacca, prenditi una pausa e vai a camminare. Bisogna resettare. Io resetto molto picchiando palline. Picchiando mia figlia, pensavo dicessi. No. Okay. Picchiando palline di qualsiasi dimensione, piccole, grandi, piccolissime. Sì. Ci sono quei movimenti, ci sono quelli magari che fanno il biliardo, sempre lo stesso tiro, o tira pallina contro il muro. E questa ciclicità che evidentemente forse in qualche maniera ipnotizza il cervello, comunque gli permette di andare su un piano meno razionale, perché i muscoli continuano, la mano continua a muoversi o a tirare. In questo caso la racchetta spinge. Senti, invece e ti ispiri anche ascoltando musiche di altri? Assolutamente sì. Questa cosa è normale e va sfatata e va detta, perché stai nel momento questo non ascolto niente. Ma non funziona così il processo creativo, non nella musica, nell'arte in generale. Non c'è nessun artista, nessun creativo che abbia tirato fuori qualcosa dal nulla. Cioè, comunque tutta la storia della musica, tutta la creazione della musica, ma dell'arte in generale, la pittura, la scultura, è un fluire in cui ognuno dà il suo piccolo contributo, il suo piccolo colpo di sistema evolutivo. Per cui è assurdo. Certo, attenzione, non vuol dire questa cosa, vuol dire copiare. Non vuol dire, ecco, bella quell'idea che Zimmer, sai che gliela frego. Non è questo il concetto, naturalmente. No, anche perché sennò allora le tragedie ci chiudiamo con Shakespeare, basta, non scriviamo più una tragedia, o arriviamo ai greci, non scriviamo più niente per il teatro. Ovviamente non è così. Evolve il modo con cui esponi, no? Il tuo punto di vista. Arriviamo a quel momento del lavoro, no? Il secondo binario razionale non è antitetico a quello irrazionale. No, lavorano insieme. Per quello ho parlato di due binari paralleli, perché tu hai avuto un'idea, ma quell'idea va cesellata, va scolpita. E per scolpirla tu devi prendere gli attrezzi con la mano, devi dosare la giusta forza, devi andare a scavare nei punti giusti, e per fare questo, quindi la razionalità con cui tu sposti la nota un ottavo, un sedicesimo più in là, tieni la durata, quanto cambia ad esempio il tema? Tu hai un'idea tematica, quanto cambia se tu tieni una nota leggermente più lunga rispetto a quella che segue? Sì, a volte ti svolta. Ti svolta completamente. Vero. Ed ecco che quindi questo è quella fabbrica proprio della creatività, no? Che prende ciò che il tuo inconscio ti ha permesso di tirar fuori, e io con errori faccio correzioni, torno indietro. Rettificando, direi. Esattamente. Vado a cesellare e a scoprire anche, perché è una scoperta continua. L'errore mi deve portare allo stupore. Quando c'è lo stupore, allora posso andare avanti. Giusto, molto condivisibile. Però vediamo invece l'altra faccia della medaglia, il worst case scenario. Quando non ti viene niente di veramente brillante, ti limiti a fare il compitino, che però, attenzione, nella parola compitino non c'è nulla di dispregiativo, perché anche saper rispettare una consegna con qualcosa che ovviamente comunque deve avere un suo senso, magari ripeto non sarà il capolavoro, ma comunque deve avere il suo senso, fa parte delle abilità di un compositore. È della maggior parte assolutamente. Perché? Perché tu puoi essere in grado di avere una fantastica idea. Ok, ho avuto una bellissima melodia o qualche battuta che mi fa sognare. Ma tu poi devi andare oltre,
devi chiudere il brano, devi costruire tutto ciò che sta attorno a quell'idea. E un conto è avere un'idea di 8 battute, 7 battute, un conto è dare tutta una costruzione, uno sviluppo, un arco a quella cellula, e quello è la gran parte del lavoro. Quindi tu puoi avere anche una scarsa idea, ma essere bravo nel sapere creare varietà all'interno della costruzione, uno sviluppo, e lì dentro mettere comunque tante idee, tanta creatività, piuttosto che magari avere l'ideona e poi dici ok, adesso come la chiudo? Però sai, forse quello che diceva Morricone sulla traspirazione non è tanto lontano da quello che tu hai detto nella prima parte, perché sai, è facile trovare della bellezza nel Davide di Michelangelo, no? Nelle cose del mondo. Nelle cose del mondo a volte devi estrarre bellezza da un qualcosa magari che non è brutto, ma che non è neanche l'idea del secolo. La composizione è fatta comunque da un alternarsi di tensione e rilascio. Non vuol dire necessariamente che la tensione sia qualcosa di bello e il rilascio sia qualcosa di brutto, perché è un discorso veramente di intensità. Però a volte può anche esserci questo genere, ma tu sai perfettamente, meglio di me, che ci sono dei compositori che volutamente scrivono dei punti volutamente poco significativi, perché sanno che poi quando arriverà dopo il punto che loro sanno che sarà la mazzata, quello colpirà, e ti colpirà di più perché vieni da quel processo lì nell'ascolto. È la famosa visione d'insieme, insomma. Ecco perché lo diciamo sempre anche nelle masterclass ai ragazzi: se dovete fare un nuovo film, musicami questa scena, gli dice il regista. Sì, certo, puoi far vedere come lavori su una scena, ma se non hai un'idea vista dall'alto, un minimo di concept, un'idea che riguardi non solo la singola scena che stai musicando, ma il tutto, rischi poi di fare tante scene magari anche musicate bene, che però messe insieme non hanno una loro omogeneità. Esatto. Siamo arrivati alla fine della giornata. Siamo soddisfatti del nostro lavoro oppure non siamo soddisfatti del nostro lavoro? In ogni caso, le nostre mogli si lamenteranno perché siamo in ritardo a cena, perché io ho detto arrivo tranquilli, arrivo tra mezz'ora chiudo, e invece il dramma è che questa attività purtroppo non stacchi mai, ma e se stai lavorando su una cosa non puoi dire vabbè lo seguo domani, no, devi chiudere almeno chiudere quel paragrafo, ecco, non il capitolo, almeno quel paragrafetto, anche devi chiuderlo, perché sennò quelle rare volte che mi è successo dire vabbè dai lo continuo domani, poi tanto ci penso tutta la notte e non dormo, intanto vale lavorare fino a tardi e chiuderlo, e poi si spera, e con questo veramente chiudiamo, si va a dormire. Ma quando chi riesci, lo sa? Chi lo sa? E più avanti ci vedremo con Alice Chirico per capire come sviluppare, come portare avanti questo output creativo nel modo più efficace, no? Trovare la giusta concentrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma per adesso vi salutiamo, lasciate un like se il video vi è interessato, scrivete nei commenti se avete delle domande, e non dimenticate che il primo giovedì di novembre alle ore 21 abbiamo la nostra consueta live, la Scoring for You, nella quale potrete farci tutte le domande che volete. Ciao a tutti. Ciao.